Ciao, sono Sara De Santis e sono una grafica e illustratrice. Ho questa passione da sempre, infatti ho preso il diploma come tecnico della grafica e della pubblicità che mi ha permesso di lavorare e fare esperienza nelle principali agenzie pubblicitarie di Torino. Due anni fa ho deciso di mollare tutto e inseguire i miei sogni e quindi ho preso un biglietto di sola andata verso Londra, dove ho potuto sicuramente migliorare il mio inglese ma anche crescere a livello umano ma soprattutto artistico. Poi, come sappiamo, è arrivato il virus, quindi ho deciso di rivedere le mie priorità e sono tornata nella mia città natale, cioè Torino, dove però continuo a fare quello che amo. Allora, partendo dal presupposto che io ami l'Italia, per me aver lavorato a Londra è un po' un'arma a doppio taglio, perché per quanto lì sia stato fantastico, poi una volta tornata qua mi ha fatto proprio rendere conto di quanto siamo indietro, no? Mi spiego. Qua in Italia tendenzialmente il grafico viene sfruttato, perché il pensiero comune è: già stai facendo un lavoro che ti piace, il minimo che tu possa fare è fare gli straordinari, ovviamente non retribuiti, e tanti altri meccanismi che a Londra, ma anche in generale all'estero, non vengono contemplati. Anzi, se non riesci a fare il tuo lavoro nel tempo che ti viene dato, questa cosa lì è vista male. Anche perché il datore di lavoro, pagando sempre gli straordinari, si ritrova dei costi in più che lui non ha richiesto, a cui deve provvedere. Sì, sicuramente quando tutto questo sarà finito vorrei fare altre esperienze all'estero, perché credo sia vitale mettere il naso fuori dalla nostra comfort zone, e non parlo soltanto a livello lavorativo ma anche umano. Grazie mille. Allora, io cerco sempre di circondarmi di persone che emanino good vibes. Per me la gentilezza, la positività sono importantissime, le ricerco sempre e quindi credo che di conseguenza si riflettano sulle mie illustrazioni. Mi piace pensare che magari una mia illustrazione possa far star meglio chi la guarda, magari strappando anche soltanto un sorriso. Per me significa tantissimo. Ad esempio, la mia rubrica l'ho progettata cercando di aiutare proprio le persone celiache. Si tratta infatti di mappe illustrate, ogni volta la città diversa, con le relative principali attrazioni turistiche, ma importantissimo, i migliori locali gluten free. A chi vuole provare a fare qualcosa di nuovo, qualsiasi sia il settore, io consiglio sempre di buttarsi, di provarci, di non ascoltare la propria mente, perché le paure sono limiti che ci imponiamo noi stessi. E successivamente di non mollare, di provarci tutti i giorni, perché quello è l'unico modo per migliorarsi. Niente è impossibile, tutto si può fare, semplicemente ci vuole pratica e pazienza. Non rinuncerei mai ai libri di grafica e di illustrazione che ho acquistato nel corso degli anni in giro per il mondo, dai quali sicuramente prendo ispirazione. Un'altra cosa che consiglio è appuntarsi sempre le idee, che sia su un taccuino o anche sul cellulare, in modo da averle sempre pronte per quando magari si ha il blocco creativo. Secondo me, prima di iniziare a lavorare è importantissimo creare un ambiente stimolante. Io ad esempio metto sempre della musica, una tisana. Sulla scrivania ho messo il mio mappamondo, dei quadri. Il 2020 mi ha insegnato che tutto può cambiare, quindi quello che sto cercando di fare io è di non pensare in lungo termine, ma impegnarmi oggi, giorno dopo giorno. Quello che mi auguro è di avere sempre la forza di lottare per la mia passione e la costanza, perché se uno ha queste due cose i risultati vengono da soli.